Ciao a tutti, io mi chiamo Giuseppe, curo il canale YouTube Acquerelli e Natura, in cui ho messo dei video che riguardano la mia passione per la pittura ad acquerello. Potete trovare in questo canale diversi video che ho fatto dal vivo o in studio su alcuni acquerelli che riguardano le montagne di questo posto, la natura di questo posto. Ho creato questo video perché mi piacerebbe cominciare una serie di video che parlano del luogo in cui vivo. Io vivo a Famolasco, che è sulla collina di Bibiana, da 18 anni. Abito con il mio compagno Giorgio, abbiamo acquistato quella casa che potete vedere 18 anni fa. Io vengo da Torino, quindi sono un ex cittadino. Sono venuto in Valpellice ad abitare per una questione appunto di relazione. Ho trovato lavoro e mi sono stabilito qui 25 anni fa. All'inizio abbiamo abitato in diverse case che avevano un balcone, quindi non c'era molto il contatto con la natura, nonostante ci fosse questo contatto durante le gite del weekend. Abbiamo deciso di acquistare 18 anni fa questa casa che ci ha regalato gioie e dolori della vita in campagna. Gioie e dolori perché la vita in campagna può essere molto faticosa e dura a volte. L'inverno in campagna è una stagione che dura tantissimo, perché l'inverno te lo godi veramente in tutte le sfumature, che possono essere le difficoltà di andare a lavorare con la neve, dover spalare la neve, curare un giardino, tagliare l'erba, curare le piante. Questo in 18 anni è stato fatto in maniera saltuaria, non abbiamo molto curato questo giardino. Proprio per questo mi era venuta l'idea di creare una serie di video che parlano appunto del luogo dove viviamo, con relativo giardino, proprio per avere da parte vostra, tramite i commenti, dei consigli non dettati dall'istruzione che può essere quella della lettura dei libri, ma dell'esperienza personale, se è possibile, in modo da poter far sì che questo giardino, curato in maniera un po' non molto da giardinieri professionisti, ma da amatori comunque del verde, questi video potrebbero dare una spinta in più per creare una sorta di progetto, in modo che questo giardino possa prendere una forma, non dico definitiva perché la natura è sempre in continua evoluzione. Proprio per questo noi siamo circondati da tantissime piante che abbiamo piantato nell'arco dei 18 anni, piante non molto endemiche del posto. Non è un giardino in cui possiamo trovare delle essenze endemiche di questo luogo. Sono state dettate le varie piantagioni dalla passione personale per quello che è la flora tropicale, da quello che è la flora anche del posto, e quindi possiamo trovare diversi tipi di essenze che appartengono a piante che arrivano da un po' da tutto il mondo. Non ci sono tantissime piante, quelle che abbiamo sarebbe bello riuscire a coltivarle bene per avere un giardino con una certa formalità, che sia curato anche nell'arco dell'anno intero e non soltanto nella stagione primaverile, per poterlo trascurare poi nel resto dell'anno come abbiamo fatto. Quindi questi video possono essere uno stimolo proprio per creare un progetto di cura del giardino e per vivere effettivamente il giardino a 360 gradi nelle 4 stagioni. Sarebbe bello fare questi video per poter illustrare il cambiamento anche del giardino durante le stagioni e vederlo appunto in primavera, in estate, in autunno e in inverno, con i vari lavori del caso, in modo che si possa anche godere dei frutti che il giardino può dare ad una persona che decide di abitare in un posto come questo. Ho diversi amici che hanno avuto dei giardini anche piccoli
che però hanno rinunciato a curarli per il fatto che portava via del tempo, il taglio dell'erba, queste cose. Io e Giorgio, acquistando questa casa, le nozioni di giardinaggio le abbiamo imparate sul posto, sul campo, nel tempo, e siamo arrivati ad un punto in cui siamo riusciti a creare un ambiente tutto nostro, piacevole, effettivamente, e anche bello. Questo è un periodo in cui quello che sta succedendo nel mondo ci ha chiusi praticamente non solo nelle nostre case, ma in noi stessi. Chi ha voglia di trovare una risposta e uno stimolo per poter andare avanti ed esplorare il mondo e la propria vita in un periodo come questo, può trovare degli spunti proprio su ciò che ha intorno. Noi abbiamo intorno un giardino e questo periodo non ci ha chiusi completamente rispetto ad una persona che abita in appartamento. Questo ha fatto sì che sia stato tutto, e lo è ancora, tutto molto abbastanza leggero come vita nella pandemia. Però logicamente questo luogo non ci è stato regalato da quando è cominciato il problema. Questo luogo noi l'abbiamo acquistato da 18 anni, quindi abbiamo già cominciato ad apprezzare la natura già 18 anni fa e abbiamo capito che avere un giardino, uno spazio in cui si può vivere all'aperto è veramente importante, non solo perché possono arrivare dei periodi come questi in cui possono esserci molte difficoltà a vivere la propria vita, ma perché il contatto con la natura credo che sia un qualcosa di veramente importante, perché è da lì che noi arriviamo, ed è lì che dobbiamo andare, dobbiamo muoverci. La nostra strada penso che sia una strada naturale, fatta di natura. Senza la natura non credo che possiamo essere delle persone complete, senza un contatto con la natura. È una soddisfazione in più, siamo qui nel mondo, credo, per un fattore di conoscenza, e se noi impediamo a noi stessi di avere un contatto con la conoscenza, con la natura, con imparare dalla natura, questo ci porta ad avere dei limiti che poi diventano insormontabili in un periodo come questo in cui ci troviamo chiusi nel nostro piccolo ambiente e non sappiamo come passare il proprio tempo. Quindi è molto importante, quando si fanno delle scelte nella vita, scegliere non in base esclusivamente al divertimento, alla socialità, ma soprattutto fare delle scelte che sono dettate da ciò che noi interiormente stiamo cercando nel nostro passaggio terreno in questa vita. Io e Giorgio abbiamo scelto la natura, abbiamo scelto il giardino, abbiamo avuto molte difficoltà tecniche, e io soprattutto da ex cittadino ho avuto tantissime difficoltà ad apprezzare questo luogo, che sono arrivato quasi ad odiare, per il fatto che mi dava delle grandi sensazioni di solitudine ed altro, ma nel tempo però sono riuscito ad apprezzare diverse piccole sfumature. E niente, quindi questi video spero che possano piacere e che siano uno stimolo anche per me e Giorgio a curare bene questo giardino e renderlo un qualcosa in cui le persone possono cogliere uno stimolo per avvicinarsi alla natura, perché è una cosa veramente importante la natura, il fatto di essere all'aperto e di poter godere comunque di un posto in cui si ha un contatto diretto con quello che è la vita. Io direi che possiamo cominciare quindi ad illustrare in maniera abbastanza sommaria, diciamo, quello che è questo nostro giardino. Vi farò vedere da che cosa è composto, quali sono le essenze. Adesso ci troviamo a fine aprile, in cui le piante non sono ancora al meglio perché stanno tutte partendo dal riposo invernale. Alcune sono in una situazione abbastanza disastrosa, altre invece sono già partite bene perché sono state magari potate e curate in un certo modo. Comunque posso farvi fare un giro, venite con me, vi porto nel nostro giardino così lo potete vedere
Sarà un giardino per certi versi un po' terrifico, perché alcune cose sono state fatte in maniera veramente immediata, a secondo dello stimolo. Però pian piano, magari insieme a voi, anche con i vostri consigli, posso cercare di cambiare alcune cose e di modificarle, in modo che possano essere più piacevoli visivamente e più inerenti al contesto stesso del giardino. Quindi vi porto adesso con me a fare un giro qui nel mio giardino, qui a Famolasco, nel giardino di Giuseppe Giorgio e, e aspetto consigli su come migliorare, perché nella vita si migliora sempre. Io non mi sento una persona che eh, sull'argomento giardinaggio sia arrivato da qualche parte, sono in continua evoluzione, mi piace imparare e mi piace sempre essere pronto ad accogliere qualunque tipo di stimolo arrivi e anche di consiglio che le persone possono darmi. Partiamo subito allora con un bel giro. Eccoci qui, questo è l'ingresso del nostro giardino. Da quella porticina si può entrare, da quella parte c'è l'orto e di là ci sono tutte le nostre piante. Questa è una parte che non è recintata, a volte arrivano le pecore e si mangiano tutto, infatti pensiamo di recintarla. Qui ho degli iris, c'è una rosa Banksiae molto grande e una rosa Albertine piantata 5 anni fa che si è sviluppata molto. Da qui si può entrare direttamente nel giardino, quindi andiamo così guardiamo un po' che tipo di piante abbiamo messo in questi anni. Cominciamo subito da quello che è un piccolo gioiellino di questo giardino, forse una delle piante che hanno ricevuto più cure. Una delle piante che hanno ricevuto più cure di coltivazione, sono state curate un po' di più, proprio perché la facilità di coltivazione del glicine permette di avere subito dei risultati molto buoni. Questa pianta era molto sottile, anni fa sostenuta da questo palo di ferro. Avendo trascurato un po' il giardino per un po' di 1 o 2 anni, questa pianta è scesa, è slittata giù col suo tronco dalla legatura e si è piegata. Per 2 anni è rimasta così, quindi ha indurito il tronco e non ha più cambiato la sua posizione. Io l'ho sollevata leggermente per cercare di dargli una forma un po' meno strana, però ha mantenuto questa forma curva, con un tronco molto spesso, e che però dà un po' di instabilità a questa pianta di glicine, nonostante comunque stia bene, perché è una pianta che tutti gli anni fiorisce e si sviluppa in maniera molto vasta, creando molte piantine nei dintorni del prato tramite queste radici sotterranee che spuntano in diversi posti dando delle nuove piantine che però hanno difficoltà di attecchimento perché il glicine è una pianta che non sopporta molto il trapianto, quindi conviene metterla in un posto e tenerla lì e non spostarla più. Le piantine devono essere trapiantate staccandole dalla pianta madre in vasi o direttamente sul terreno, facendo molta attenzione a non disturbare le radici. Siccome questo tronco ha questa curvatura che lo è un po' pericolosa per la pianta stessa, io continuo a tenerla legata in modo che lei il suo peso lo appoggia qui, perché se questa pianta dovrebbe diventare enorme rischierebbe di appesantirsi troppo schiacciando il tronco e facendolo spezzare in questo punto. Mi spiacerebbe molto che accadesse una cosa di questo tipo, così io la poto sempre in maniera molto energica, cercando di tenere il palco di foglie molto piccolo, in modo da non creare un peso eccessivo per il tronco della pianta. In questo modo la pianta sviluppa più velocemente il tronco, è un po' come una tecnica che si usa un po' nei bonsai. Potando molto i rami, il tronco tende ad ingrossarsi, in questo modo diventa un po' più robusto. Io sto facendo crescere un altro ramo di glicine qui, in modo che attorcigliandosi sul ramo principale, sul tronco principale, farà sì che si robustisca un po'. È una pianta molto bella, coltivata da alberello, non si è arrampicata da nessuna parte
e fiorisce tutti gli anni con una miriade di questi fiori bellissimi violetto, con un profumo eccezionale che non a tutti piace. È una pianta che non piace a molti perché attira molte api, però posso dire che in questi anni di coltivazione del glicine non sono mai stato punto da un'ape stando al di sotto della chioma e dei fiori, perché comunque le api non sono animali aggressivi se non li si disturba in qualche modo. Una cosa molto importante da fare in presenza di api quando ci sono queste fioriture è non fare mai dei movimenti molto veloci, ma cercare di scacciarle con dei movimenti delicati in modo che non si spaventano e non partono con un'aggressione. Questo è il nostro glicine. Ogni tanto spuntano delle piante in giro, ma non sono mai riuscito ad avere una piantina piccola da queste piante nate da radici che corrono sotto la terra. Un'altra cosa molto importante da dire sul glicine è che è una pianta che non va assolutamente coltivata vicino casa, a stretto contatto con la pavimentazione e i muri della casa, perché le sue radici sono molto forti e possono sollevare piastrelle, rompere delle tubature addirittura. Quindi è meglio tenerlo in un giardino come esemplare isolato, anche perché è abbastanza scenografico. Ha un odore fantastico. I fiori non sono ancora totalmente aperti, quando saranno tutti aperti penderanno al di sotto. Allora, quest'orto è stato fatto in maniera molto grezza, nel senso che con materiali di recupero ho recuperato dei mattoni di cemento che erano stati usati tempo fa per costruire una tartarughiera. Le tartarughe non ci sono più, ne abbiamo solo più una, che è stata spostata in un'altra zona del giardino, quindi questi mattoni avevano bisogno di un riutilizzo e ho pensato di sistemarli qui in modo da creare delle parcelle di terra dove sistemare poi gli ortaggi. In questo periodo che è aprile, non posso piantare ancora molto perché fa freddo, quindi al momento ci sono delle biete, ho coltivato della lattuga, ho messo della lattuga da taglio e delle cipolle. Intorno ci sono dei mirtilli, c'è il ribes nero e poi metterò comunque gli ortaggi che servono per l'alimentazione, come melanzane, cetrioli, pomodori e fagiolini. Non tantissima roba perché ho notato che l'anno scorso, mettendo tante piante, c'era un consumo d'acqua abbastanza eccessivo, quindi ho deciso di mettere nell'orto più che altro gli ortaggi che noi mangiamo, che ci piacciono, in modo da avere un consumo su quello che è la produzione dell'orto e cercando di risparmiare anche sui costi dell'innaffiatura dell'orto e del consumo di acqua. Se devo pensare che nel nostro giardino c'è una regina, questa regina del giardino è sicuramente lei, è questa palma. L'abbiamo piantata 16 anni fa circa, forse anche 17, era una piccola palmetta che ci ha regalato la mamma di Giorgio, l'abbiamo messa in giardino per caso e si è sviluppata in una maniera incredibile. In 16 anni ha raggiunto questa altezza, che penso che sia sui 6 metri, 7 metri di altezza. Ci è voluto del tempo, però una volta che attecchisce la palma in giardino si sviluppa abbastanza velocemente. Ogni anno crea una corona di foglie. Qui sono state tagliate sistematicamente ogni anno, mano a mano che cresceva, quelle secche. Si possono ancora notare i vari pezzi di foglie che sono rimaste attaccate al tronco, perché non sono state potate alla base le foglie, ma lasciando questo pezzo. L'avevo lasciata in realtà, questo modo di tagliarla era perché quando portavo i gatti in giardino loro si arrampicavano quando la palma era molto piccola, andavano fin su perché c'erano gli uccelli da cacciare, tutte queste cose. Poi ho mantenuto questa potatura delle foglie secche fino a quell'altezza, non sono poi più riuscito ad arrivare su, mi servirebbe una scala, però trovo che forse lasciando andare giù le foglie secche come nelle palme in natura
che aderiscono un po' al tronco con sopra le foglie nuove, potrebbe dare a questa palma un aspetto molto più naturale, che è esteticamente potato dall'uomo perché sia come uno ce l'ha in mente o come magari qualcuno ha visto dalle riviste. Io preferirei dargli un aspetto un po' più naturale. Tante volte si vedono queste palme potate quasi fino alle ultime foglie, quindi c'è questo tronco e un ciuffetto, da lì poi ripartirà. Ma a me non piace molto questo tipo di potatura, preferisco una cosa un po' più naturale. Quindi da questo momento in poi vediamo che cosa succede lasciando le foglie che piano piano secche scenderanno giù e aderiranno un po' al tronco, creando questo aspetto un po' esotico che è quello della palma, di una palma. Queste sono due caprette nane, le ha prese Giorgio 2 anni fa, si chiamano India e Nepalina. In questa parte del giardino noi abbiamo appunto queste due capre, più in là c'è un recinto con l'ultima nostra tartaruga. E sono animali un po' diffidenti i nostri, non si fanno molto accarezzare. Quindi in questa parte del giardino abbiamo loro e sarebbe bello ristrutturare la loro casetta dietro perché si è inclinata nel corso di questi 2 anni, quindi interverremo con dei lavori di manutenzione per cercare di ricostruire bene la casetta di queste due caprette che sono molto simpatiche. Questo invece è il mio gazebo di piante esotiche, carnivore, piante grasse, c'è un po' di tutto. Anche qui le piante sono partite da poco nella crescita perché hanno superato il periodo invernale, quindi poi andremo anche nel dettaglio delle singole piante, delle singole specie per aiutare anche a voi sulla coltivazione, se desiderate avere questo tipo di piante. Ci sono anche delle orchidee, delle tillandsie. Queste sono delle nepenthes, comunque ci sono diversi tipi di piante carnivore, alcune sono piante che vivono anche in Italia, poi vi farò vedere quali. Al momento sono tutte molto piccole, quindi alcune non si vedrebbero neanche bene nella forma di come sono poi quando sono adulte. Sono piante molto interessanti, di semplicissima coltivazione. Molte persone sbagliano nel coltivare le piante carnivore perché pensano che siano piante tropicali. Alcune lo sono, hanno bisogno di caldo, di umido. Altre invece, che hanno un aspetto tropicale, in realtà sono piante americane che vivono in una latitudine che è molto simile a quella italiana. Basta proteggerle leggermente dal gelo e dal freddo, non ricoverandole in casa, ma tenendole fuori casa in una zona riparata dove il gelo non possa fare grossi danni. E quindi in questo modo loro resistono, entrano in riposo vegetativo e poi rispuntano in primavera. Se non si fa fare a queste piante il riposo invernale, l'estate dopo saranno sempre meno belle, piano piano deperiranno e quindi bisognerà poi comprare altre piante. Se coltivate nella semplicità dell'esterno della casa, queste piante possono regalare delle belle soddisfazioni perché sono anche piante molto curiose. Comunque questo è l'ultimo pezzo del nostro giardino, è la parte del gazebo. Dietro, adesso qui non si vede, ma dietro c'è un tavolo con delle sedie dove si può effettivamente mangiare anche fuori quando ci sono delle belle giornate. E quindi questo è il nostro giardino, composto appunto da un bellissimo prato in cui ci sono delle piante, un orto, e poi una zona in cui ci sono queste piante esotiche che rendono un po' l'ambiente molto, molto tropicale. Nei prossimi video andremo, come dicevo prima, nel dettaglio. Io aspetto anche dei vostri consigli sulla coltivazione, in modo che io possa imparare anche tramite le vostre esperienze i metodi di coltivazione. L'idea di questi video mi è venuta grazie al mio amico Andrea Amici, che saluto, ciao Andrea, perché lui ha creato
un canale di coltivazione delle piante insettivore. Quando poi andremo nel dettaglio delle piante carnivore con i miei video, vi parlerò anche della sua collezione, in modo che voi potete andare a visitarla. Se volete farlo subito, su YouTube trovate Il Pigliamosche ed è il canale YouTube del mio amico Andrea Amici. È stato lui che mi ha dato un po' l'idea del condividere le proprie coltivazioni con le persone. Ed è una bellissima idea, perché in questo momento in cui non ci si può molto incontrare, a volte non ci si può proprio incontrare, poter entrare nelle case degli altri tramite una telecamera è anche piacevole, perché si scoprono delle cose sempre nuove, e io dal suo canale ho scoperto molte nuove nozioni di coltivazione delle piante carnivore che mi sono servite per averle belle come le desidero. Quindi ci vediamo il prossimo video, in cui andremo nel dettaglio magari delle singole piante e in cui filmerò anche i vari processi di crescita delle piante che ho. Saranno video credo a cadenza quindicinale o mensile, adesso vediamo, perché la natura ha bisogno del suo tempo, non posso accelerare nulla, quindi appena vedrò che ci sono dei cambiamenti partirò con un nuovo video e vi terrò aggiornati su quelli che sono gli sviluppi. Io aspetto sempre i vostri consigli, se volete, i vostri pareri su quello che avete visto, se avete delle cose da dirmi, anche delle critiche su come ho coltivato determinate piante, su come potevo fare in maniera diversa. Io accetto i vostri commenti per poter migliorare la mia coltivazione. Ripeto che questo è un canale in cui mi piacerebbe che ci sia una condivisione, più che un sedersi e vedere un qualcosa dal video. Mi piacerebbe che ci sia una condivisione di pareri e di coltivazione e di consigli, soprattutto quelli che posso dare io a voi e quelli che voi potete dare a me per coltivare bene le piante. Così facciamo crescere bene i nostri giardini, i nostri balconi, le nostre finestre. Chiunque può coltivare una pianta nella propria casa. A presto con il prossimo video, e un grande saluto da me, da Giorgio che non c'è, e da tutte le piante del nostro giardino. Ciao ciao, a presto!